Allora, pensiamoci un attimo. Quando un essere umano e un'intelligenza artificiale prendono una decisione insieme, e parliamo di decisioni di vita o di morte, di chi è davvero la responsabilità se qualcosa va storto? Ecco, questa non è una domanda per il futuro, non è fantascienza, è una domanda che dobbiamo farci oggi. E la risposta potrebbe ridefinire le nostre leggi, la nostra etica e forse persino la nostra stessa identità. Cominciamo proprio da qui, da questa valutazione che mette i brividi, perché non stiamo parlando di una tecnologia trattante, ma di una priorità strategica a livello mondiale. Questa frase, presa dalla Strategia di Sicurezza Nazionale americana del 2024, ci fa capire subito quanto sia alta la posta in gioco a livello geopolitico. La corsa è già iniziata, non c'è dubbio. Ma prima di tuffarci nelle sfide è importante capire il perché di tutta questa fretta. Al di là della competizione militare, la promessa di questa tecnologia è, diciamolo, quasi rivoluzionaria. Vediamo insieme come potrebbe essere il nostro futuro, ma quello molto, molto vicino. Qui parliamo di applicazioni che possono letteralmente cambiare la vita delle persone. Stiamo già vedendo progressi incredibili, capaci di curare la paralisi, di restituire il movimento. E che dire dello studio? Una ricerca ha già dimostrato che con la stimolazione transcranica si impara il 28% più in fretta. E poi ci sono concetti che sfidano la nostra stessa idea di cosa sia una relazione. Nuove forme di intimità mentale, una condivisione quasi diretta di pensieri, di sensazioni. Questi non sono sogni, ma i primissimi, tangibili risultati di una rivoluzione che è già qui. E questa rivoluzione non accadrà tra chissà quanti secoli, La velocità con cui sta succedendo tutto è sbalorditiva. Le proiezioni ci dicono che forse già nel prossimo decennio saremo in grado di trasferire abilità complesse direttamente da una mente all'altra. Poco dopo potremo vedere la nascita di una vera e propria intelligenza collettiva, in rete. E se guardiamo oltre il 2040? L'orizzonte è quello di una cognizione su misura, modificabile a seconda delle necessità. Una tecnologia così potente ci mette di fronte a un bivio globale. Da una parte c'è il rischio molto concreto del cosiddetto colonialismo tecnologico. Chi controlla la tecnologia di fatto controlla gli altri, allargando un divario che già esiste. Dall'altra però c'è la speranza di uno sviluppo a balzi, dove questa stessa tecnologia, se ben distribuita, permette a chi è rimasto indietro di recuperare e innovare a un ritmo che non abbiamo mai visto prima. Quale delle due strade prenderemo? Non è affatto scontato. E questo bivio ci riporta dritti alla competizione strategica di cui parlavamo all'inizio. La scelta tra cooperare o combattersi sta già definendo questa corsa alla supremazia tecnologica. Diamo un'occhiata a chi sono i giocatori principali e a cosa c'è in palio sul palcoscenico mondiale. Quello che vediamo qui è molto interessante perché illustra un dilemma strategico reale attraverso uno scenario fittizio ma assolutamente plausibile. Immaginiamo il Mar Cinese meridionale nel 2029. Da una parte gli Stati Uniti puntano su meno personale ma con più esperienza e una tecnologia superiore. Dall'altra la Cina, un vantaggio numerico evidente e la capacità di aumentare le forze molto in fretta. È il classico scontro tra qualità e quantità, ma proiettati in una dimensione completamente nuova. E attenzione, qui non stiamo parlando di teorie, questi sono dati concreti. Una valutazione del Dipartimento della Difesa americano del 2024 mette nero su bianco il vantaggio militare e i numeri sono allarmanti. Parliamo di una moltiplicazione della forza che può arrivare a 10 volte tanto, una velocità nel prendere decisioni quasi raddoppiata e la capacità per piccole unità potenziate di mettere fuori gioco eserciti tradizionali molto più grandi. Insomma, questi numeri non si limitano a cambiare le regole del gioco, stanno creando un gioco completamente nuovo. Ma un potere così grande, così devastante, solleva una domanda ancora più importante. Una domanda che ci porta via dal campo di battaglia per entrare nelle aule di tribunale e in fondo dentro la nostra coscienza. Quindi ora spostiamo l'attenzione dal grande quadro geopolitico a un singolo ma critico dilemma legale ed etico. Il concetto chiave da capire è questo: Human Machine Teaming o HMT. Attenzione, non è semplicemente un operatore che usa uno strumento per quanto avanzato, è una vera e propria partnership. Il punto cruciale è quella comunicazione bidirezionale. L'IA influenza la percezione dell'umano con i suoi dati e l'umano guida l'IA con il suo intuito. È questa simbiosi che rende quasi impossibile distinguere dove finisce una mente e dove inizia l'altra.
Per rendere il problema più concreto analizziamo questo scenario. Un sistema HMT sta proteggendo una flotta. A un certo punto un'anomalia dei sensori porta l'IA a classificare un aereo civile come una minaccia imminente. L'operatore umano, che ormai percepisce l'IA non come un semplice software ma come un partner affidabile, si fida dei dati e dà l'ok per l'attacco. Il risultato è una tragedia. E questo scenario ci porta dritti al cuore del problema legale, quello che viene chiamato il vuoto di responsabilità. È un'espressione che descrive perfettamente il paradosso. C'è stato un danno enorme, catastrofico, ma il sistema è così complesso, così interconnesso, che puntare il dito contro una sola persona, che sia il programmatore, il comandante o l'operatore, diventa praticamente impossibile, sia legalmente che moralmente. E quindi eccoci arrivati alla domanda da $1 milione. Se la decisione è il frutto di una fusione tra intelligenza umana e artificiale, chi è che paga quando il risultato è un disastro? Di chi è la colpa? Per fortuna, per riempire questo vuoto non dobbiamo per forza inventare tutto da zero. Esiste un possibile modello legale, e la cosa curiosa è che arriva da un settore che non c'entra apparentemente nulla. Ed ecco la soluzione, la catena di responsabilità, o CORE. L'idea è presa in prestito da un ambito molto concreto, la sicurezza dei trasporti, dei camion. Pensateci, se un tir fa un incidente, è sempre solo colpa dell'autista? Non è detto. Potrebbe essere di chi ha caricato male il rimorchio o del proprietario che ha saltato la manutenzione. Ecco, si applica la stessa logica all'IA. La responsabilità è condivisa, distribuita lungo tutta la catena di persone che hanno avuto un ruolo, dalla progettazione all'uso finale. Questa tabella fa capire benissimo come funziona. La responsabilità non è più un singolo punto, ma una linea continua che tocca tutti. In fase di progettazione la domanda è: l'automazione è sicura? Durante la produzione i fornitori sono stati avvisati dei rischi? E una volta in uso, la domanda chiave è sempre: l'operatore umano ha la possibilità reale di intervenire? Ogni anello di questa catena ha il suo peso e le sue responsabilità. E il principio al cuore di tutto questo è tanto semplice quanto potente. L'obiettivo non è la perfezione, che in sistemi così complessi è impossibile da raggiungere. L'obiettivo è gestire il rischio in modo proattivo. Il dovere legale diventa quello di fare tutto ciò che è ragionevolmente praticabile per garantire la sicurezza. E questo sposta completamente il focus. Non si cerca più un colpevole dopo il disastro, ma si lavora tutti insieme per prevenire il disastro. Ma attenzione, questo modello legale così potente non si ferma ai confini di una base militare. Le sue implicazioni vanno molto oltre le applicazioni militari e arrivano a toccare le fondamenta della società del futuro. Ed è così che si chiude il cerchio. Il concetto della catena di responsabilità, nato per una necessità militare, ci offre in realtà un modello solidissimo per governare tutta la neurotecnologia. Pensiamo a un algoritmo medico che aiuta un chirurgo in un'operazione o a un sistema che personalizza l'istruzione di uno studente. In tutti questi casi, l'idea di una responsabilità condivisa e preventiva è forse l'unica strada per costruire fiducia e sicurezza. Ma una volta che abbiamo stabilito le regole del gioco legali, ecco che emergono domande ancora più profonde. Domande che toccano chi siamo noi. Se una relazione nasce grazie a un'interfaccia neurale, è una relazione autentica? Se un'idea geniale è il frutto di una collaborazione tra la nostra mente e una macchina, di chi è quell'idea? E se ci potenziamo un po' alla volta, anno dopo anno, a che punto smettiamo di essere noi stessi e diventiamo qualcun altro? Abbiamo risolto il problema di chi è responsabile, ma ora si apre la questione di chi siamo. E chiudiamo con questo pensiero. Ormai è un dato di fatto. I nostri strumenti cambieranno le nostre menti, in modi che oggi possiamo a malapena immaginare. Abbiamo appena esplorato un possibile modello per governare le loro azioni, ma la vera domanda, quella che resta aperta, è se la nostra capacità di creare regole, etica e saggezza riuscirà a tenere il passo della nostra inarrestabile, incredibile capacità di innovare.